Buonasera e ben ritrovati. Chiedo scusa se non sono costante nella pubblicazione di questa rubrica, ma da una parte gli impegni personali, dall'altra la difficoltà a cercare argomenti che siano davvero interessanti e allettanti per voi, ma anche per me. È vero che c'è da accontentare il famoso algoritmo di YouTube, ma se non trovo un argomento che mi interessa veramente, faccio fatica sia a prepararlo e ad esporlo. Quello di questa sera è invece uno di quei casi, una di quelle storie che mi hanno veramente appassionato. Innanzitutto perché è una storia documentata, vera, e che lascia aperta però una finestra al mistero, al dubbio. E poi perché è una storia lontana nel tempo. Io non sono per indole 2.0, per niente. Io sono all'antica. Se fosse per me messaggerei con i piccioni e scriverei ancora con la penna d'oca. Proprio per questo questa storia mi ha veramente appassionata e anche fatta sorridere, e poi scoprirete il perché. Siamo in Francia, nel lontano 1600, in una cittadina di una regione che corrisponde oggi alla Nuova Aquitania. Siamo a Loudun. A Loudun nel 1626 fu fondato un convento di suore orsoline. Un convento che divenne molto famoso perché la storia, le vicende che si avverarono al loro interno, al suo interno, divennero il caso di possessione demoniaca di massa più famoso della storia, al punto che ne furono scritti libri e ne sono stati tratti anche dei film. Il convento delle Orsoline ospitava all'epoca 17 suore giovani, incaricate di rafforzare quella che era la presenza del cattolicesimo all'interno di un territorio che era di prevalenza popolazione ugonotta. Tra queste suore vi era Suor Jeannie des Angers, chiedo scusa per la mia pronuncia del francese che non conosco. Questa suora giovane era una suora, ahimè, con problemi fisici, era storpia perché da piccola aveva subito un grave incidente. Ma quando fu trasferita al convento di Loudun, la sua determinazione e la sua ambizione fecero sì che all'età di 27 anni divenne madre superiore del convento stesso. La sua storia, il suo destino, si incrocia con quello di padre Urbano Grandier, un sacerdote che divenne parroco a Loudun, un uomo colto, elegante, di una raffinata oratoria, ma estremamente affascinante ed attraente, al punto che i suoi sermoni incantavano le signore, le dame dell'epoca, che facevano a gara per invitarlo ai loro eventi sociali e per farlo diventare il loro confessore personale. Padre Urbano Grandier era un parroco strano, anticonvenzionale, un vero e proprio donnaiolo. Correva dietro alle gonnelle e nel 1630 si trovò ad essere oggetto di denunce di seduzione, al punto che fu processato e condannato alla penitenza e all'esilio lontano da Loudun. Ma la sua vicinanza e amicizia con l'arcivescovo di Bordeaux lo salvò, e lo salvò una prima volta. Fu così che la sua fama entrò in qualche modo all'interno del convento e Suor des Angers rimase affascinata essa stessa da questo uomo, ma non dal punto di vista spirituale, al punto che approfittando del fatto che purtroppo era morto il padre confessore del convento, si mosse affinché questo incarico fosse assegnato a padre Grandier, ma lui, ahimè, rifiutò. Per quanto allettato dalla proposta, in quanto
nel convento, abbiamo detto, c'erano giovani suore, memore di quello che gli era accaduto l'anno precedente, perché questa proposta a diventare confessore del convento avvenne nel 1631, ecco, memore di quello che gli era successo l'anno precedente, fece un passo indietro e rifiutò la proposta della Madre Superiora, e per scusarsi le inviò un mazzo di rose rosse. Ora, questa storia, che ha i sapori e un po' i profumi piccanti di Uccelli di Rovo, o anche, forse anche per l'epoca, della Lettera Scarlatta, questa storia cala prepotentemente all'interno della storia, quella con la S maiuscola. Infatti, nel 1631 il re di Francia, Luigi XIII, influenzato in maniera determinante da il suo primo ministro, il famosissimo cardinale Richelieu, volle abbattere la supremazia, o meglio, la società feudale, e instaurare un regime assolutistico. E per farlo voleva partire dalle basi materiali, cioè abbattere tutti i simboli del potere feudale, quindi castelli, fortezze, torri e mura. E in questo provvedimento rientrò anche Loudun, con le sue mura e le sue costruzioni di fortificazione. Quando il barone di Lauderdemont, ecco, spero di non doverlo più ripetere, questo barone, che doveva sovrintendere alla demolizione delle mura, trovò una forte opposizione innanzitutto dai signori feudali, ma anche dallo stesso padre Grandier, che si vedeva minata la sua popolarità all'interno della società di Loudun. Il nobile, quindi, il barone suddetto, cercò in tutti i modi un modo per sbarazzarsi di questo sacerdote, di questo parroco, e trovò la complicità di padre Jean Mignon. Non l'ho detto prima, questo sacerdote era stato nominato, dopo la rinuncia di padre Grandier, era stato nominato confessore del convento di Loudun, appunto, ed era un acerrimo nemico di padre Grandier. Padre Mignon accettò la proposta del barone, anche perché era allettato dalla possibilità di diventare lui stesso parroco al posto di padre Grandier, e accettò, abbiamo detto, approfittando anche di una strana situazione che si stava manifestando all'interno del convento da quando lui stesso vi entrava, appunto, come in qualità di padre confessore, ovvero le suore, a partire dalla Madre Superiora, cominciarono ad assumere dei comportamenti veramente estremi e strani. Avevano delle visioni, vedevano dei fantasmi, dicevano di vedere fantasmi entrare dalle finestre, attraversare i muri, sentivano rumore di catene e di palle, come palle di cannone rotolanti sui pavimenti del convento. Rifuggivano in ogni modo le funzioni religiose, lasciavano prendere da vaneggiamenti a sfondo erotico e rifiutavano i sacramenti. Padre Mignon era convinto che tutto questo fosse la causa della cattiva influenza e della trascuratezza di padre Grandier come parroco di Loudun, che doveva avere la cura delle anime non solo del paese, ma anche delle sorelle che vivevano nel convento. Ma vista la situazione estrema, accantonò per un attimo, padre Mignon accantonò per un attimo il problema Grandier per soffermarsi su questa situazione assurda del convento. Lui stesso non riuscì a venirne a capo, per cui invitò padre Bar, un famoso esorcista dell'epoca con un'ampia esperienza, per vedere se riusciva a risolvere questo caso. Padre Bar concentrò la sua attenzione sulla Madre Superiora, perché era convinto che era lei la fonte dell'isteria di massa che stava dilagando nel convento.
Durante uno degli esorcismi che padre Bar praticò alla Madre Superiora, essa stessa disse di essere stata impossessata dal diavolo e ne disse anche il nome, tale Astaroth, uno dei signori principi delle legioni infernali che affiancano Satana. E questa circostanza fu confermata anche dalle altre consorelle. Nonostante l'esorcismo e nonostante tutte le altre riti che il padre esorcista praticò, non se ne venne a capo. Il convento rimaneva nelle mani del principe oscuro e le suore continuavano nel loro vaneggiamento e nel loro comportamento folle. Fu così che padre Mignon a questo punto prese il toro per le corna e visto che le suore dicevano che la colpa era tutta di padre Grandier, era stato lui a introdurre il diavolo all'interno del convento, lui doveva essere tolto di mezzo, era lui la radice del male che doveva essere sradicata, e quindi lo accusò, padre Mignon accusò padre Grandier venne arrestato e venne messo sotto tortura perché confessasse, ma non aveva nulla da confessare. Come si suol dire, cadeva dal pero. Io non ho fatto nulla, non ci sono prove a mio carico che dicano che io ho portato il diavolo all'interno del convento. E per la seconda volta chiese aiuto all'arcivescovo di Bordeaux, che lo aiutò e fortunatamente uscì da questo circolo vizioso che si era creato. Padre Urban ne uscì vittorioso, almeno per il momento, e un po' per spavalderia, un po' per smania di carriera, fece un passo falso, ovvero accusò nel 1634 direttamente il cardinale Richelieu di aver escogitato tutta questa storia, la possessione di Suor des Angers e delle consorelle, solo per toglierlo di mezzo, per quello che doveva essere una manovra politica. In fondo padre Grandier aveva ragione, perché era tutta una manovra politica. Il re di Francia voleva scardinare la signoria feudale, ma padre Grandier aveva mirato il nemico più difficile e più potente, il cardinale Richelieu, il quale lo accusò di stregoneria. Padre Grandier venne nuovamente arrestato, venne sottoposto a tortura e per salvarsi fece una richiesta: datemi una Bibbia, i paramenti, un rosario e datemi la possibilità di parlare direttamente con le consorelle. Io praticherò l'esorcismo e se ci riuscirò avrò vinto la battaglia. Gli diedero questa possibilità, ma fu un disastro. Quando le suore lo videro, lo attaccarono fisicamente, gli saltarono addosso, lo graffiarono, lo presero a male parole. La sua battaglia era ovviamente persa. Cercò in tutti i modi di venirne fuori, di salvarsi, adducendo ancora la mancanza di prove a suo carico, ma l'interrogatorio che fu fatto alla suora, alla madre superiora, Suor des Angers, rivelò tutto il contrario, ovvero Suor Jeannie des Angers disse che padre Urbano Grandier aveva introdotto il diavolo all'interno del convento tramite quel famoso mazzo di rose che le aveva fatto recapitare tempo addietro, e che da lì era successo di tutto. Addirittura il diavolo in persona testimoniò in quel processo tramite le parole di Suor des Angers,
che pronunciò parole in tono maschile, in tono duro e alternate a dei grugniti, disse appunto di questa possessione e snocciolò il nome di tutti gli spiriti maligni che erano entrati insieme a Satana all'interno del convento. In più, il diavolo in persona, tramite le parole della Madre Superiora, indicò il posto dove c'era un documento, un patto che Padre Grandier aveva stipulato con il diavolo in persona. Questo documento fu trovato e risulta essere tutt'oggi uno dei documenti più famosi ed importanti della demonologia. Tale testo, come abbiamo detto, divenne la prova regina. Il cardinale Richelieu aveva vinto, aveva perso invece Padre Grandier, che il 18 agosto del 1634 morì sul rogo, condannato per stregoneria. Ma la storia non finisce qua. Non finisce qua perché la possessione di Suor des Angers e delle consorelle non sparì con la morte di Padre Grandier, anzi continuò, al punto che tempo dopo un padre gesuita fu chiamato per cercare di mettere fine a questa situazione. Il sospetto di questo padre gesuita, padre Surin, era che tutto fosse stato architettato da Suor Jenny des Angers nell'intento di irretire e di conquistare Padre Grandier. Probabilmente qualcosa era andato male e invece di attirare Padre Grandier, il demonio si era impossessato di lei. In quest'ottica la pergamena firmata dai vari diavoli risulterebbe un falso, anche se le firme e i sigilli che sono rappresentati su questo documento sembrano complete, appunto dei sigilli stessi, così come risulterebbero dai vari grimoiri di magia nera. Attraverso un lungo percorso Suor des Angers fu liberata dallo spirito maligno e quando riprese la sua lucidità mentale disse che il diavolo, quando la abbandonò, le lasciò incise sulle mani i nomi di Gesù Cristo, di Maria e di San Giuseppe, ed è così che viene rappresentata nelle varie raffigurazioni. In più, poco tempo dopo la sua liberazione, diciamo così, si ammalò al punto che si temette per la sua vita, ma si salvò. Lei disse grazie all'uso di un unguento miracoloso, l'olio di San Giuseppe, che le macchiò le vesti, la camicia da notte. Grazie a queste stigmate particolari e a questa macchia sui suoi indumenti, Suor des Angers divenne molto famosa e popolare, al punto da essere invitata al cospetto di Richelieu e addirittura davanti alla regina d'Austria. Suor des Angers scrisse un'autobiografia famosa, La storia delle mie possessioni, dove continuò ad accusare Padre Grandier, e quando morì nel 1665 era talmente popolare che era addirittura in odore di santità. Cosa ne pensate di questa particolare, bizzarra storia? Lasciatelo scritto nei commenti e dite la vostra. Lasciate un like, se non vi siete iscritti iscrivetevi. Un enorme grazie a tutti coloro che nell'ultimo periodo si sono iscritti. Un bacione e alla prossima. Ciao!